Buongiorno gente, di nuovo bentornati. Oggi farò una delle ricette più classiche per quello che riguarda gli antipasti di pesce, sono le cozze gratinate in forno. Ce ne sono diverse di ricette perché ci sono quelle che vengono fatte in Campania, la ricetta pugliese, la ricetta siciliana, la ricetta sarda. Io farò quella più semplice, che è quella campana. Questa ricetta rispetto alle altre non prevede l'uso del formaggio grattugiato, parmigiano o grana che sia, quindi facilissima da fare e anche molto veloce. Allora adesso noi ci vediamo ingredienti e ricetta, ma vorrei ricordare ancora a chi non l'ha fatto di iscriversi al canale e cliccare la campanella lì sotto, così rimanete aggiornati sempre sulle mie prossime ricette. E noi ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti! Procediamo con la pulitura delle cozze. Per prima cosa va tolto il bisso, ovvero questa peluria dove si attacca la cozza. Va tolto in questa maniera, dal basso verso l'alto. Poi va spazzolato il guscio con una retina abrasiva, una paglietta o con la lama di un coltello. Ecco qui. E ora proseguiamo con le altre. In una pentola capace mettiamo un pochino d'olio extravergine d'oliva, 2 spicchi d'aglio e il prezzemolo, compresi i gambi. Mettiamo le cozze e bagniamole con mezzo bicchiere di vino bianco. E facciamole aprire su fuoco vivace, coprendole con un coperchio. Controllando che si siano aperte tutte, spingiamo il fuoco. Bene, adesso lasciamo riposare le cozze e nel frattempo tritiamo il prezzemolo e l'aglio. Stringete per bene sotto le dita il prezzemolo e tritatelo finemente. Prima di tritare l'aglio, toglietegli l'anima interna, che è quella meno digeribile. Allora, se avete visto sul video, io avevo preso 2 spicchi d'aglio da mettere all'interno della panatura, ma poi mi sono reso conto che erano troppi, quindi ne ho messo uno solo. Mettetene uno solo perché secondo me basta e avanza. In una ciotola dove avrete messo il prezzemolo e l'aglio tritato, metteteci ora anche il pangrattato e mescolate per bene. Se volete potete passarlo in tritatutto, verrà più fine. Bagnate la panatura con il liquido delle cozze filtrato in precedenza. Infine mettete un po' d'olio, ma mi raccomando non aggiungete sale perché sarà già saporito di suo. Dopo aver aperto le cozze e tenuta la parte con il mollusco all'interno, copritelo completamente con la panatura. Deve essere ben coperto, mi raccomando. Finito di panare le cozze, se desiderate, potete spolverarle con del pepe macinato al momento. Avrete un profumo incredibile. Infine, passate un filo d'olio extravergine d'oliva sulla superficie delle cozze e mettetele in forno a 200 gradi per 10 minuti circa. Ed ecco pronte le vostre cozze. La loro panatura sarà morbidissima ma allo stesso tempo croccante e profumata. Una vera delizia. Buon appetito!